Luca Ubiali! Super. Ottimo, eccoci qua, ci risiamo. Com'è questa... Ah, grazie. Com'è che si usa? Ok. Perfetto, com'è raga questa formazione? Vi sta piacendo, sì o sì? Sì! Diciamo che non c'erano tante opzioni, o sì o sì. Dato che sappiamo tutti quanti perché siamo qua, sai che non vedo niente, preferisco scendere. Ottimo, adesso va bene. Nulla, andiamo subito diretti a quella che è un argomento, anzi prima di girare voglio dirvi una cosa. Io oggi sono qua e farò un argomento che so che tanti hanno paura a parlare, come diceva prima Costin, che si fanno problemi, sembra quasi una cosa come no, non si può parlare di quell'argomento. Sapete di che argomento sto parlando? Soldi. Bravissimi, bravissimi. E io vi dico, raga, io invece oggi sono qua per essere utile, non sono qua per essere simpatico. Quindi faccio una premessa. Siete d'accordo, come ha detto ieri David, siete d'accordo che sono qua per dirvi le cose come stanno e che nessuno si offenderà? Va bene? Siete qua per imparare, sì o sì? Super. Ottimo. Andiamo con la prima slide. Ok. Innanzitutto cerchiamo di capire come mai c'è questa credenza e ci sono tutta questa serie di paradigmi depotenzianti legati al denaro. Adesso vi metto un po' alla prova, vediamo se qualcuno li sa. Partiamo col primo. I soldi non crescono sugli alberi. Non toccare i soldi che sono? I soldi sono lo strumento del? I ricchi sono avidi. Okay. Per guadagnare più soldi basta lavorare più ore. È interessante come li sapete tutti. Cioè, potrebbe significare anche molto. Anzi, oggi siamo qua proprio per andare a instaurare un nuovo file. Perché quando si parla di un paradigma, e soprattutto quando si parla di un paradigma depotenziante legato ai soldi, che non è solo sapere queste frasi, ma proprio diventa un modo di dire, un modo di comportarsi, un modo di atteggiarsi. Quando individuiamo un paradigma che è sbagliato, dobbiamo estirparlo direttamente dalla nostra mente, ok? E l'unico modo per farlo, come diceva prima Costin, era la programmazione, studiare, formarsi e tutto quanto. E quello che vi invito a fare, e ve lo dico con tutto il cuore, perché so che ognuno di voi è venuto qua e ha investito delle risorse per venire qua, che sia tempo e soldi, e quindi voglio che questa formazione sia utile per tutti quanti, ok? Quindi il mio suggerimento è, se stai registrando, registra, super. Se stai prendendo appunti, finisci l'inchiostro della biro o della matita, finisci l'appunto della matita, che va bene. Partiamo con alcune dei punti, diciamo, no? Che la maggior parte delle persone nella vita di tutti i giorni pensa, dice e fa, no? Io vi dico, raga, questa formazione è un frutto anche di una serie di avvenimenti che mi sono successi nella mia vita. A qualcuno è mai capitato in famiglia, con i genitori, con papà, sorelle, fratelli, di avere e di fare discussioni riguardanti ai soldi? È mai capitato? E ragazzi, io l'altro giorno stavo parlando con qualcuno e mi fa: secondo te qual è il motivo del perché tu sei partito, Luca, a fare questa attività? Perché io mi ricordo benissimo, quando avevo 10, 11, 12 anni, tornavo a casa, stavo tutto il giorno da mia nonna perché i miei genitori lavoravano, mi sedevo al tavolo per cenare e i miei genitori, indovinate un po', iniziavano a litigare su che argomento? Sui soldi. E quindi io sono cresciuto da probabilmente 6 fino ai 12, 13, 14 anni con queste discussioni. Pensate, mio papà addirittura lavorava in una cartoleria, che è una cartoleria Ubiali, che è di mio nonno,
E lui era il primo ad entrare, perché comunque chi ha un'attività da autonomo sa come funziona, sei il primo ad entrare e l'ultimo a uscire. E tante volte, non so se lo sapete, chi è titolare di una partita IVA in Italia guadagna meno, la maggior parte delle persone che hanno una partita IVA in Italia guadagna meno di un dipendente, non so se lo sapevate, a causa delle tasse, e tante volte alcuni autonomi hanno pure dei dipendenti da pagare e i dipendenti della loro azienda guadagnano di più del capo della loro azienda. Ok? E mio papà era proprio in questa situazione. Ok? Quindi il primo punto qual è che è? È molto etico avere tanti soldi. Ok? Non c'è nulla di male poter fare un regalo alla persona che si vuole bene quando si vuole. Non c'è nulla di male svegliarsi la mattina e decidere oggi faccio questo piuttosto che quest'altro perché si ha a disposizione di parecchi soldi. Non c'è nulla di male nell'avere tanti soldi e donare, aiutare. Ok? Essere ricchi è etico. Alcuni dicono, sì, ma sai, io sono povero ma dignitoso. Perché i ricchi non sono magari ricchi e dignitosi anche, ok? O ricchi ed etici? Non solo, tanti pensano, no, i ricchi sono avidi. Però ti faccio una domanda, secondo te, se tipo dobbiamo fare una gara tra me e David a donare, chi è che dona di più? Per forza di cose. Ma perché? Perché ha disponibilità maggiore, quindi quello che fa la differenza, ragazzi, nell'avere tanti o pochi soldi non è avere tanti o pochi soldi, ma il carattere della persona che possiede quei soldi. Ok? L'altro punto qual è che è? La povertà è una malattia mentale ed a tutti gli effetti vero, come dicevo prima, va estirpata dalla nostra testa. E come diceva prima Costi, che ho seguito benissimo quello che ha detto, la cosa migliore, il modo migliore per estirparla è far come stai facendo te oggi qua. Venire in questi eventi, venire a formarti, stare a contatto con persone che guadagnano più soldi, perché ogni volta che, quando magari i primi che entrano in sala, mi ricordo che l'ho detto a qualcuno ieri, ragazzi prendete i posti avanti perché si fanno più soldi. Ma per quale motivo si fanno più soldi? Perché sei più vicino alle persone che fanno più soldi. E raga, un suggerimento che vi posso dare, quando poi entrerà David, ma anche le persone che sono sedute qua a questo tavolo, non ascoltate e non imparate solo da quello che loro dicono, ma guardate anche come loro si comportano, come loro si atteggiano, okay? Come si vestono, come si portano, come comunicano, come guardano le persone, okay? Come gestiscono le situazioni. Qua è tutto un insieme di paradigmi e di credenze virtuose che vi faranno ottenere risultati in quello che state facendo. Okay? Bisogna spendere i soldi dopo averli risparmiati e non il contrario, cosa che purtroppo in Italia questo invece funziona proprio il contrario. Bisogna prima spendere i soldi, poi risparmiare quello che avanza. Ma è completamente sbagliato come file, come paradigma, come credenza. Ok? Chiedete a David se prima spende e poi risparmia. Sapete una cosa che ho imparato da David? Che le persone di successo e ricche, ogni introito che gli entra, che sia da 1 euro fino a valangate di soldi, sapete il primo bonifico che fanno partire dove va? Pagano prima se stessi. Pagano prima se stessi cosa significa? Non è che si comprano le cose, vestiti, no, risparmio, investimenti. Ok? Perché questo è giusto. Ok? Non è il contrario, prima spendere e poi investire. Okay? Prima investire e poi spendere. E ogni mese bisogna dedicare una percentuale fissa a quelli che sono il risparmio, agli investimenti e alla carità. Ok? Per quale motivo? Perché sappiamo tutti l'inflazione, no? Sei d'accordo con me che tutto quanto sta costando di più? La benzina costa di più, la vita costa di più, le bollette costano di più, il gas costa di più. C'è qualcosa che costa di meno rispetto a 10 anni fa? No. Ok. Quindi questo cosa significa? Che al giorno d'oggi spendere significa cosa? Che a meno che avvenga un dramma, succeda una situazione drastica, tutti quanti in questa sala tra 30 anni saremo almeno ancora vivi. Ok? Quindi il fatto di risparmiare prima di spendere è proprio per questo motivo qua. E tra 30 anni bisogna soccombere a possibili imprevisti, bisogna soccombere a possibili cose che possono succedere nella vita. La vita è un imprevisto completo, sei d'accordo con me? Ok? Quindi
risparmiare e investire è per il tuo futuro. E perché anche una parte alla carità, per chi, diciamo, quando è che secondo me dovresti donare qualcosa? Quando quei soldi non servono esattamente a te, ok? Ovvero non sono strettamente necessari, non ti servono per forza, se guadagni, che ne so, e hai difficoltà ad arrivare a fine mese, quei soldi lì, piuttosto che donarli, meglio se per ora li tieni per te, ok? Però a un certo punto ti rendi conto che magari una parte di quei soldi puoi tranquillamente aiutarli a darli a qualche persona. Non so se lo sapevate, ogni bottiglia di Alive, che abbiamo qua, dopo Paolo sicuramente farà vedere qualcosina, ogni bottiglia di Alive, $1 di ogni bottiglia di Alive viene donato. Ok, quindi se tu compri o vendi bottiglie di Alive, appena saranno disponibili in Italia, stai contribuendo a donare, ad aiutare qualcun altro. E perché donare? Perché ti fa sentire meglio? Ti fa sentire magari più appagato? Ti fa sentire più felice? Ci può stare, se tu vedi una persona e grazie a te l'hai aiutata, ti fa sentire meglio, sì o sì? Sì. Ok. È giusto curare prima i propri interessi e poi quelli degli altri. Cosa intendo? Vi faccio un esempio. Per alzate in mano, chi è che ha preso almeno una volta l'aereo? Quasi tutti, un 80% della sala. Chi è che si ricorda quando l'hostess fa la presentazione prima di partire? Ok, che ti fa vedere tutte le procedure di sicurezza, se dovesse succedere qualcosa, tocchiamoci ogni volta. Ok? Però cos'è che dice? In caso di mancanza di ossigeno nella cabina, ok, mettere la mascherina prima a te e poi la persona accanto a te se ha delle difficoltà. Perché non il contrario? Cioè, distinto, cos'è che ti verrebbe da fare? E di una persona in difficoltà dici, aiuto lei. Ma la realtà dei fatti è che tu non puoi aiutare qualcun altro se prima non sei in grado di aiutare te stesso. E non funziona solo con il discorso dell'ossigeno, quello è un esempio perfetto che si può replicare sulla vita di tutti i giorni, sulle relazioni, sui soldi, sulle amicizie, qualsiasi cosa, ok? La crescita personale, tutto, ok? Andiamo avanti. Ma state girando anche voi per caso? Ok. Bisogna sempre farsi pubblicità e non c'è nulla di male nel far conoscere quello che una persona fa. Vi dico una cosa, questo è un segreto che ho imparato da Danilo Delgado, doppio diamante di Envision You. Sapete qual è il prodotto o servizio che noi utilizziamo di più? Non è il migliore, ma è quello conosciuto di più. L'acqua che noi beviamo, i vestiti che noi mettiamo addosso, i prodotti che usiamo, shampoo, deodorante, gel, qualsiasi cosa, sapete qual è che è? Non è il migliore, ma è quello conosciuto di più. Vi faccio un esempio. C'è Luca? Sì, Luca. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, ha venduto a Paolo un dentifricio incredibile. Com'è Paolo? Devastante. Cioè, ha una proprietà di beneficio. Tra l'altro, com'è che si può definire, Luca? Perdonami. Dentifricio in polvere, no? Senza acqua. E io ho detto, cavolo, questo dentifricio qua ha una marea di proprietà benefiche, anche addirittura dicevi, no, che quando lo tieni prima di andare a dormire ti lavi i denti e durante la notte ha un effetto tipo di... cos'è che è? Combatte i batteri acidofili. Esatto, combatte i batteri acidofili, vabbè, comunque, combatte i batteri che abbiamo nella bocca. E io dico, cavolo, ma perché non l'ho scoperto prima? Perché uso Mentadent, che tutti quanti conosciamo? Perché è quello conosciuto di più, non è detto che sia il migliore, magari quello di Luca è il migliore sicuramente, anche perché costa 9 euro a barattolino forse. Ok, però il prodotto che noi utilizziamo di più, il servizio che utilizziamo di più è quello conosciuto di più, ok? Quindi farsi pubblicità è giustissimo. È giusto guadagnare tanto sforzandosi poco dove sia la possibilità. Per qual motivo? Perché nel mercato, nell'economia ci sono dei trend e se individui la falla del sistema dove puoi generare grosse ricchezze in poco tempo, è giusto farlo. Perché? Come dicevo prima, per prevenire il futuro. L'economia e i soldi sono un po' come una marea, no? La marea cos'è che fa? Va e viene. Esatto, la stessa cosa anche con i soldi. E quando hai la possibilità di capitalizzarti e di fare tanti soldi in poco tempo, dove puoi, è giusto farlo. Semplicemente, poi ovviamente devi essere istruito a livello finanziario e non sperperare tutto quello che spendi. Ok, sei d'accordo con me? Gli ultimi 2 punti, avere pochi soldi o averne il giusto,
è stupido e poco etico e fonte di stress. Vi è mai capitato di sentire e essere stressati perché magari devi fare una determinata spesa e ancora non te la puoi permettere in quel momento? Di dir di no a no, non posso uscire a mangiare al ristorante, no, stasera non posso prenotare questo volo perché costa troppo, no, non posso prendere questo vestito che mi piacerebbe un sacco perché costa troppo, ok? Avere mancanza di soldi o avere il giusto è stressante, ma per quale motivo? Soprattutto perché, come dicevo prima, la vita è piena di imprevisti e quando tu hai il giusto o poco, quando arriva l'imprevisto, non sei pronto non sei preparato a questo imprevisto, ok? Non sei pronto ad affrontare questo imprevisto, ok? Ultimo punto, bisogna avere almeno un'attività che produce denaro e quel denaro va investito. Voglio fare una premessa perché tanti ragazzi non lo sanno, magari non viene detto e secondo me può essere un errore. Vedo tante persone, e ci sta, io sono una di quelle persone che 5 anni fa sono partito solo ed esclusivamente perché volevo guadagnare dal trading. Però vi dico una cosa, chi è che c'era ieri nella sezione VIP? Ok, tutte le persone qua sedute al banco. Cosa ha detto David? Avete capito il succo del discorso della parte iniziale? Tra avere un'attività che produce denaro e avere degli investimenti. Il fatto la maggior parte delle persone che si sono capitalizzate, la maggior parte delle persone che hanno generato soldi all'interno non solo di queste industrie, in generale, che hanno mosso l'economia, hanno prodotto denaro da un'attività, vendendo un servizio o un prodotto. E questo deve essere giusto, sia che tu voglia fare trading, sia che tu non voglia fare trading, sia che tu voglia investire a lungo termine, breve termine, indifferente. Però quello che ci tengo a dire, e il concetto che voglio condividere con te, è che per andare a investire non dovresti considerare, non dovresti basare quello che è il tuo stile di vita solo ed esclusivamente sugli investimenti. Perché ti faccio una domanda. Se tu hai un conto da 10.000, ok? E fai il 10% questo mese, quanto sono? 1.000, ok? Quei 1.000 ti servono per vivere. Quindi cos'è che fai? Guadagni 1.000, prelevi 1.000, ok? Perché se prelevi di meno non so come fai ad arrivare a fine mese, a meno che vivi in una grotta in qualche posto sperduto in montagna, ok? Il tuo conto il mese dopo riparte da 10.000, sei d'accordo con me? Secondo mese guadagni ancora il 10%, che sono 1.000 euro. Secondo mese il costo della vita è diminuito, aumentato, uguale, è gratis? È aumentato, vabbè, quindi di nuovo quei 1.000 euro ti servono. Tra un anno, andando avanti così, con che capitale opererai ancora? Ancora da 10.000, perché se è un guadagnare 1.000, prelevare 1.000, non c'è quell'effetto leva interesse composto. E per fare investimenti, per me il capitale minimo, se si vuole parlare di investimenti e parlare seriamente, ok, non è qualche centinaio di euro, ok, neanche qualche migliaio, neanche qualche decina, neanche qualche centinaio di migliaio. Per me persone che parlano di investimento sono persone che parlano da 1 milione di euro in su, e dato che la maggior parte di noi, compreso io, non abbiamo 1 milione di euro da investire, forse dopo l'unica persona che entrerà qua ce ne ha diversi, ok? Quello che dobbiamo fare per arrivare lì è capitalizzarci tramite un'attività. E la cosa migliore, come diceva ieri David, il franchising, quindi network marketing, ok? Detto questo, ragazzi, penso di aver finito il mio tempo, sono sforati qualche minuto. Ci vediamo dopo e buona continuazione. Ciao a tutti.